rapporto che noi facciamo oramai da 11 anni come Fondazione Simbolo, assieme a Unioncamere e a tanti altri partner, dimostra che le imprese sono tante, grosso modo 1/3 delle imprese manifatturiere italiane, che hanno fatto investimenti in senso ambientale, non solo fonti rinnovabili, ma risparmio energetico, riduzione dell'uso dei materiali, recupero dei materiali, innovazione di processo e di prodotto, minore impatto, tante cose. Queste imprese sono quelle che vanno meglio, innovano di più, esportano di più e producono più posti di lavoro in tutti i settori. Quindi la domanda di lavoro nei prossimi anni sarà sempre più orientata in questa direzione e lo sarà su tutte le tipologie di lavoro. C'è un picco di domanda ovviamente nella ricerca e sviluppo. Nel settore della ricerca e sviluppo, grosso modo, i 2/3 dei nuovi occupati, anzi anche di più, devono avere competenze che hanno a che fare in qualche maniera col green, ma in realtà dall'agricoltura all'edilizia, dalla meccatronica al Made in Italy tradizionale, tutte le professioni devono avere un orientamento verso il verde. Ne faccio un esempio frivolo, no? Che a me diverte molto, devo dire la verità. Pochi sanno che fra i tanti settori in cui l'Italia è forte nel mondo c'è quello delle giostre. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Coney Island giocano su giostre italiane. Le giostre italiane vincono per la concorrenza, perché sono più belle, perché sono, come molti prodotti italiani, più aderenti alle culture locali, più flessibili, si adattano per così dire, ma anche perché consumano molta meno energia di quelle tedesche. Non gliel'ha detto nessuno ai produttori di giostre. Però l'istinto italiano, cioè l'istinto di un paese povero di materie prime, e quindi ha dovuto nel corso dei secoli scommettere su quella forma di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana, ha fatto sì che noi abbiamo dei primati che sono accaduti senza leggi e senza decreti. Sì, cioè in sostenibilità è un concetto più ampio. Noi ovviamente abbiamo anche dei punti di arretratezza importanti, insomma. Io sono il primo firmatario della legge sugli ecoreati, abbiamo un'illegalità, diciamo, non solo nel campo ambientale che va combattuta, abbiamo un'economia in nero, non solo il debito pubblico ma anche la diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, una burocrazia spesso soffocante, insomma abbiamo tanti problemi che noi siamo bravi a denunciare ma non ad affrontare, no? Ma abbiamo anche dei punti di forza notevoli che ci derivano dalla nostra cultura e dalla nostra storia. Per esempio, noi siamo di gran lunga i leader europei nell'economia circolare. Questo è accaduto perché noi, essendo un paese povero di materie prime, abbiamo dovuto imparare a essere più efficienti. Non è finito questo percorso, bisogna continuare a investire, bisogna andare avanti, però ci consegna in tanti settori dei talenti che sono utili in questa sfida che è aperta per contrastare la crisi climatica. C'è un'arretratezza della classe politica notevole, che peraltro rischiamo di pagare, perché se posso dire io ho abbastanza ansia per come noi ci stiamo rapportando alla partita del Recovery Fund, come si dice. Sono tantissime risorse, l'Italia ne dovrebbe prendere una quota straordinaria rispetto al grosso investimento che fa l'Europa. È una enorme spinta a andare nella direzione che l'Europa indica, perché l'Europa dice che queste risorse vanno investite nella sanità, nell'inclusione, nella coesione, nella transizione verde. Ha detto la Presidente Ursula von der Leyen, almeno il 37% va nella transizione verde e poi nel digitale. Noi invece stiamo facendo melina, potremmo dire in termini calcistici. Abbiamo detto a tutti mandate progetti, quindi comuni, regioni, province, ministeri stanno svuotando i cassetti di cose che spesso c'entrano poco con le direzioni che dà l'Europa e quindi rischiamo. Penso che c'è una storia italiana molto interessante che è quella dell'Enel, no? Io sono un ambientalista, no? Con l'Enel ho fatto a botte, metaforicamente parlando in genere,
tante volte, no? Però a un certo punto l'Enel ha cambiato rotta e ha puntato tutto sulla assumere quell'obiettivo che l'Europa ha assunto di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. Che cosa è accaduto? È che questo passaggio ha reso l'Enel molto più forte economicamente. Cioè l'Enel è aumentata nelle sue quotazioni in borsa, è oggi il più grande produttore mondiale di fonti rinnovabili, ha vinto il premio mondiale del Dow Jones per le industrie sostenibili. Insomma, una scelta in quella direzione oggi rafforza l'economia e chi non la fa rischia. Se la politica non lo capisce e non l'accompagna, rischia il paese. Quel ragazzo argentino che è l'unico leader globale che in questo momento c'è, Papa Francesco, no? L'ha detto con grande efficacia quando lui dice: peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. L'ha detto bene Zamagni presentando proprio ad Assisi il manifesto di Assisi nel gennaio scorso. Se si apre lo scenario di un'economia più a misura d'uomo, l'Italia ha molto da dire. Ma non ha molto da dire in astratto, ha molto da dire anche a partire da quella parte non piccola d'Italia, che significa anche il mondo del terzo settore, il mondo della coesione, il mondo del volontariato e il mondo di questa economia, no? Che ha nei cromosomi, ha nella sua materia di essere questi valori. Mi piace molto, molto americana, una frase di un grande regista, Frank Capra, ha detto: i dilettanti giocano per piacere quando fa bel tempo, i professionisti giocano per vincere mentre infuria la tempesta. Adesso sta infuriando la tempesta sotto molti punti di vista e noi non ci possiamo permettere di perdere questa sfida.